Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con gli African American Tarot. Chi mi segue da tempo sa che questo è uno dei miei mazzi assolutamente preferiti. Io sono molto legata ovviamente a questo mazzo e difatti appunto io vi rimando come sempre al link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto descrivo questo mazzo carta per carta. Questo è un mazzo, ragazzi, con una tradizione spirituale e religiosa molto potente, una tradizione che proviene direttamente dall'Africa occidentale, in particolar modo dalla Nigeria, con appunto gli Yoruba africani e ovviamente gli spiriti Orisha. Ovviamente tradizione che poi con le atrocità della tratta degli schiavi è arrivata direttamente nel continente americano e si è fusa magistralmente con la ritualità dei nativi indigeni americani, dando vita effettivamente a dei culti religiosi e a delle vere e proprie religioni che sono veramente diffusissime e praticate in tutto il mondo. Ovviamente sto parlando del candomblé, dell'udu, del voodoo, della santeria e anche della macumba. Quindi è un mazzo veramente affascinante che permette di, diciamo, toccare con mano, ecco appunto, questa tradizione, anzi queste tradizioni che si sono in maniera molto affascinante e magistralmente appunto unificate, dando vita a qualcosa di effettivamente ancora più potente e ovviamente con un grandissimo seguito veramente in tutto il mondo. Dunque, che cosa appunto chiederemo quest'oggi agli African American Tarot? Lo avrete sicuramente già anche letto dal titolo appunto del video. Cerchiamo di capire perché una persona con la quale avete ovviamente una storia nascosta, quindi una storia ovviamente clandestina, perché questa persona ovviamente è impegnata. Ecco, cerchiamo di capire appunto perché sino ad ora questa persona appunto non è mai stata in grado di scegliere tra voi e la compagna ufficiale. Per compagna ufficiale ovviamente io intendo moglie, fidanzata, piuttosto che appunto comunque convivente. Comunque questa persona non è sino ad ora mai stata in grado di scegliere, d'accordo, tra voi e la compagna ufficiale. Quindi vogliamo cercare di capire appunto perché questa persona sino ad ora appunto non ha mai scelto. Partiamo da un dato di fatto, che ovviamente voi siete stanche e deluse di dover aspettare questa scelta che non viene mai fatta, questa decisione che ovviamente non viene mai presa. Ovviamente diamo uno sguardo importante sul futuro e soprattutto cerchiamo anche di capire i consigli di questo prezioso mazzo e degli spiriti appunto Orisha, cioè che cosa vi viene consigliato ovviamente di fare e come vi viene chiaramente consigliato di agire. Dunque, per il principio di sincronicità, ovviamente come sempre iniziamo appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo degli African American Tarot e appunto cerchiamo di capire perché la vostra persona del cuore non è mai stata in grado sino ad ora appunto di scegliere ovviamente tra voi e la compagna ufficiale, quindi quali sono le sue reali difficoltà e soprattutto cerchiamo di capire se lo farà o comunque se avrà un atteggiamento se non altro più concreto in futuro. Vediamo un po'. Perfetto, ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa, appunto.
Perfetto, allora allontaniamo come sempre ragazzi dal tavolo di stesa ovviamente il resto del mazzo. E ovviamente, come avrete appunto notato, questa è la stesa a 8 carte, una stesa che appunto io utilizzo molto spesso ovviamente sul canale, proprio perché a mio avviso è una stesa che permette, diciamo, una visione molto più chiara per quanto appunto riguarda, per quanto appunto concerne ovviamente il presente, i pro e i contro effettivamente del presente. Come potete appunto notare, in prima posizione ovviamente abbiamo il presente della situazione, cioè come vive questa situazione questa persona. In seconda posizione, in terza posizione abbiamo i pro e i contro ovviamente, quindi perché effettivamente sino ad ora questa persona chiaramente ha tutte queste difficoltà ovviamente nell'effettuare una scelta, e cerchiamo invece di capire che cosa vede di bello nel rapporto con voi. In posizione centrale cerchiamo di capire che cosa ovviamente questa persona desidera, ma anche le sue paure e ovviamente le sue perplessità. In questa posizione molto importante, a mio avviso, cerchiamo appunto di capire effettivamente chi può condizionare appunto le sue scelte e le sue decisioni. In questa posizione ovviamente che tipo di rapporto c'è tra di voi, ovviamente dal suo punto di vista prevalentemente. In questa posizione, penultima posizione, cerchiamo di capire il consiglio che vi viene dato dagli arcani, cioè come dovreste comportarvi, e ovviamente in ultima posizione cerchiamo di capire il futuro chiaramente tra voi e questa persona, quindi cerchiamo di capire appunto come procederà nei prossimi mesi o comunque nelle tempistiche identificate appunto dall'arcano estratto il rapporto fra di voi, ma soprattutto con focus su una eventuale scelta, cioè se questa persona avrà finalmente un atteggiamento molto più deciso. D'accordo? Dunque, vediamo appunto in prima posizione il presente, cioè come vive ovviamente questa persona il presente con voi. E qui abbiamo la carta della papessa. Allora ragazzi, vi ripeto, questa è una persona sicuramente comunque molto presa comunque da voi, perché appunto è una carta molto bella, la carta della papessa, e appunto essendo la prima posizione ovviamente, quindi la prima carta estratta in una stesa che ha un'importanza basilare in qualsiasi stesa a 8 carte, 10 carte e 2 carte, proprio perché la prima carta spiega il resto delle carte e a sua volta ne viene spiegata, quindi è un incipit fondamentale, come il soggetto di una frase, dico sempre io. Ecco che appunto la papessa rappresenta, diciamo, l'inizio del tutto, cioè il punto cardine della storia di questa frequentazione siete voi. La papessa in tarologia rappresenta la consultante, mentre l'imperatrice rappresenta ovviamente l'altra donna. Ecco, in questo caso il punto nevralgico, diciamo, della storia siete voi. Cioè, dal suo punto di vista, obiettivamente, voi rappresentate per questa persona, chiaramente, la donna che lui ha sempre desiderato, la donna giusta, ovviamente, per stare al suo fianco, quindi con le caratteristiche giuste che ben si confanno al suo modo, ad esempio, di vivere l'amore, di vivere il rapporto di coppia. La papessa è una donna molto intelligente, ma è anche e soprattutto una donna buona, ed è una donna molto sensibile ed empatica, perché la papessa è abbinata al segno del cancro e quindi a tutta la dolcezza, diciamo, e all'intelligenza emotiva del segno del cancro, quindi una forte empatia, direi quasi una sorta di sensitività. Quindi questa persona da voi si sente pienamente compresa. Anzi, questa persona sente obiettivamente già di far parte assolutamente appunto della vostra vita. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che obiettivamente ha una gran voglia di un rapporto a due, è il secondo arcano maggiore. Le carte di grado secondo rappresentano la coppia.
Quindi questa è una persona che pensa a voi come ad una compagna, d'accordo? In realtà già vi vede come una compagna. Ok, a livello ufficiale diciamo è l'altra donna la compagna, ma a livello di cuore siete voi. Cioè, lui ha scelto già voi, anche se però obiettivamente la scelta pratica qui non è stata fatta. Qual è il problema della papessa? Quello che ho appena detto. Cioè, il suo maggior pregio può diventare anche il suo maggior difetto, cioè l'estrema empatia e l'estrema comprensione. Diciamo che voi siete troppo buone, molto spesso. Avete cercato troppo di capire e di comprendere il, diciamo, doppio rapporto, le ragioni di questa persona. La papessa parla di silenzio, parla di verità taciute. Quali sono queste verità? La vostra infelicità, la vostra insoddisfazione circa questa storia. Voi avete fatto molto spesso buon viso a cattivo gioco per cercare di accontentare, tra virgolette, questa persona per venirgli incontro, per carità, atteggiamento onorevole. Ma a voi questo atteggiamento ha fatto bene? È chiaro che la papessa parla di, vi ripeto, una donna dalle 1000 qualità, una donna molto sensuale, una donna femminile, una donna molto bella, una donna molto ammirata, degna di lode e di stima. Ma ovviamente, vi ripeto, è una donna che troppo spesso predilige gli altri mettendo ovviamente da parte se stessa. È chiaro che, ragazzi, in questo caso voi rappresentate il principio femminile per eccellenza dal punto di vista di questa persona, ma anche dal punto di vista di altre persone, perché la papessa rappresenta in questo mazzo Minona la dea maga divinatrice, quindi rappresenta la saggezza, l'intuizione, vi ripeto, l'empatia, la ricettività. Quindi voi siete luce per gli altri, siete una sorta di guida. Però è arrivato probabilmente il momento di accantonare momentaneamente il ruolo di guida per gli altri, per rimettere al primo posto nelle vostre priorità voi stesse. D'accordo? Perché la papessa parla del dare troppo. Come ogni carta ha le sue luci e le sue ombre. Qual è l'ombra della papessa? Il dare troppo. Dimenticarsi quasi di se stessa. Quindi lui è così che vi vede. Quest'uomo ha capito che comunque, diciamo, con voi ha trovato la donna ideale, perché voi siete, lo ripeto, la sua donna ideale. Avete tutto, non vi manca niente. Siete belle per lui esteticamente e interiormente altrettanto. Il problema è che la carta, ovviamente, della papessa rappresenta però anche una donna che mette sempre in primo piano i bisogni dell'altro e quindi cerca ovviamente di andargli troppo incontro e l'altra persona rischia poi di pretendere costantemente. Pensa ovviamente che tutto dopo un po' gli sia dovuto e ovviamente temporeggia e si siede, perché tanto vede da parte vostra comunque comprensione e accettazione. D'accordo? Quindi questa è una persona che obiettivamente ha compreso che di voi si può fidare, perché altre caratteristiche della papessa sono la costanza, la devozione e ovviamente la fedeltà.
Quindi lui è fiducioso sul fatto che comunque il vostro rapporto vada avanti, si fida di voi. Però la papessa dopo un po' mette troppo da parte se stessa e questo non va bene. D'accordo? Vediamo ora in seconda posizione invece appunto la posizione di lui in riferimento proprio ovviamente alla vostra storia, cioè i pro, che cosa vede effettivamente di veramente bello ovviamente nella vostra storia. 2 di coppe, ragazzi, questa persona è innamorata. Allora, 2 di coppe rappresenta ovviamente l'amore, è la carta proprio per eccellenza, il 2 di coppe, ve lo dicevo anche prima con la carta ovviamente della papessa, il secondo arcano, quindi di nuovo una carta di secondo grado. Quindi ragazzi, questa è una persona veramente innamorata, qui parliamo di coppe, quindi questa è una persona che prova ovviamente dei sentimenti molto belli, tra l'altro e anche molto importanti per voi, quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente prova amore, prova passione, prova un legame evidentemente mai sperimentato prima, è la carta dell'idillio, quindi obiettivamente rappresenta comunque una coppia perfettamente, vedete, assortita, complice, 2 persone che magari, vedete, possono anche essere molto diverse, provenire magari anche da 2 realtà sociali molto diverse, fatto sta che comunque c'è qualcosa che li unisce, l'amore. Quindi comunque lui si sente fortunato perché il 2 di coppe è anche la carta dell'incontro fortunato. È una persona che, vi ripeto, obiettivamente si sente fortunata nell'avervi incontrato. Quindi è una persona che sente, vede in voi la donna giusta, ve lo dicevo con la carta della papessa. Voi siete per lui l'altra metà della mela, nel vero senso della parola, quindi è come se lui si sentisse già in coppia con voi. Ve lo ripeto, da un punto di vista sentimentale, questa persona si sente già al vostro fianco. Quindi è come se, diciamo, inconsciamente non sentisse più il bisogno di effettuare una scelta, perché lui comunque a livello emotivo, sentimentale ed erotico è appagato da voi, voi ci siete, quindi per lui voi siete la sua compagna, una compagna che però deve tenere nascosta, perché l'altra donna non ha nulla più da spartire con quest'uomo. Il 2 di coppe, che è la carta dell'amore, dell'idillio amoroso e della, diciamo, vera e propria anima gemella, ecco, siete voi, non l'altra. Quindi obiettivamente lui con voi ha un atteggiamento chiaro. Il fatto che lui non abbia scelto sino ad ora è perché comunque dal suo punto di vista ad oggi non ce n'è bisogno, perché tanto la donna che lui ama e che lui vuole, che siete voi, c'è al suo fianco. E quindi obiettivamente lui sente comunque già di essere pienamente soddisfatto. Poi è chiaro che quando torna a casa trova l'altra compagna, la compagna ufficiale, però con la quale non c'è più nulla, perché se il 2 di coppe compare ovviamente nella stesa in riferimento a voi, è ovvio ovviamente che per l'altra persona non c'è amore, perché la sua anima gemella siete voi, è voi che vede come l'altra metà della sua mela. Quindi è chiaro che da questo punto di vista questa è una persona che per voi prova un enorme sentimento, un vero amore. Quindi non sente la necessità di scegliere, voi ci siete, voi ricambiate i suoi sentimenti, avete la possibilità di vedervi, di sentirvi, vi ripeto, anche se di nascosto e con delle difficoltà, ma lui si sente pienamente appagato. Questa persona si è un po' seduta in questa situazione, perché lui ha tutto ciò di cui lui ovviamente ha bisogno. Però è innamorata questa persona e al di là di un atteggiamento secondo me sbagliato e ovviamente fortemente egoistico, perché vi ripeto questa persona si è seduta, assolutamente, però obiettivamente è comunque una persona innamorata. Lui ovviamente a livello ufficioso
pensa di poter rispondere alla classica domanda: sei fidanzato, sei innamorato? Sì, con e di lei, cioè voi. Però a livello ufficiale la cosa non corrisponde, o comunque l'identità della donna non è ovviamente la stessa. Però il suo cuore è già impegnato, lui si sente già impegnato con voi, però non ufficialmente. E non è una cosa da poco, ovviamente dal vostro punto di vista non è una cosa da poco, dal suo sì. Cioè sottovaluta proprio tanto l'importanza di una cosa del genere. Però adesso cerchiamo anche di capire perché però ha questo atteggiamento così passivo, diciamo, di fronte a questa situazione. Allora, vediamo in posizione centrale eventuali, diciamo, paure o comunque speranze. Vediamo un po', la carta della morte. Allora, questa è una persona che ha paura ovviamente del cambiamento. Allora, 13° arcano, l'arcano senza nome, rappresenta ovviamente il cambiamento, un cambiamento brusco, un cambiamento radicale, che ovviamente è fisiologico perché non è la carta della torre, quindi è un cambiamento fisiologico che lui sa che prima o poi ovviamente dovrà avvenire, però meglio poi che prima. Cioè, questa è una persona che tende veramente a procrastinare tantissimo il momento del cambiamento, perché ovviamente dal suo punto di vista questa situazione obiettivamente potrebbe risultare dolorosa per più persone. Ragazzi, la carta della morte è una carta bellissima, dal significato molto profondo, perché rappresenta rami secchi che ovviamente vengono finalmente eliminati, devono essere tagliati e quindi ovviamente si dà vita al nuovo. È chiaro che però per fare una cosa di questo genere, dato che non si sta parlando di una potatura, ma di un legame ovviamente con un'altra donna con la quale magari ci sono anche dei figli, ecco che obiettivamente questa persona teme in maniera direi piuttosto importante che ovviamente ci possano essere delle ripercussioni non indifferenti per quanto riguarda il rapporto con i figli, nel caso ne abbia, o obiettivamente anche con lei, con l'altra donna. Teme di farla soffrire, teme di far soffrire i suoi figli. Questa carta è legata anche agli antenati, perché ovviamente rappresenta Tai, la dea dispensatrice della morte, ma anche del conflitto. Quindi teme anche, ovviamente, di avere in qualche modo, diciamo, delle ripercussioni da un punto di vista appunto familiare. Quindi teme che ci possano essere dei conflitti anche con, per esempio, la famiglia di lei o magari anche la famiglia di lui, che non vede di buon occhio, per esempio, la vostra presenza nella sua vita. Quindi quello che questa persona sa è che prima o poi il rapporto con la compagna ufficiale andrà a chiudersi, perché la morte, vi ripeto, è una chiusura fisiologica, cioè prima o poi qui si chiude con il passato. Però è una persona che teme proprio l'impatto emotivo di questa chiusura e quindi tende a rimanere in una situazione di stagnazione per paura di affrontare questo cambiamento. Quindi chiaramente è una persona che ha voglia di in qualche modo effettuare questo cambiamento, sa che una trasformazione sarà assolutamente altamente probabile, ma teme di portarla avanti. Quindi tende, diciamo, un po' troppo appunto a procrastinare le situazioni. È chiaro che, ragazzi, questa situazione allunga un po', diciamo, il brodo, cioè è una persona che tende a procrastinare troppo e quindi a far perdere tempo anche a voi, perché la morte parla comunque di un'evoluzione nel tempo di una situazione che evolverà obbligatoriamente, perché la morte è un cambiamento ineluttabile che ci sarà prima o poi nella sua vita, ma che obiettivamente dal suo punto di vista in questo momento sarebbe troppo doloroso, sarebbe una sorta di tsunami e quindi lui non si sente forte abbastanza per effettuare questo cambiamento.
D'accordo? Quindi è lui che volutamente rallenta per paura. La paura della morte, la paura del cambiamento radicale, delle trasformazioni profonde che richiedano forza, coraggio, determinazione e anche ovviamente dolore. D'accordo? Quindi questa persona non vuole provarlo e non vuole farlo provare, molto semplicemente. Vediamo in questa posizione i contro, cioè se ci sono effettivamente delle altre motivazioni che possano però appunto portare questa persona in qualche modo a, diciamo, rimanere in questa fase di stagnazione, che tra l'altro ci viene confermata ovviamente anche dalla carta della morte. Ecco, in questo caso abbiamo il 12° arcano maggiore, quindi l'appeso. Allora ragazzi, la carta dell'appeso ovviamente parla di sacrificio, parla comunque, diciamo, di un enorme sacrificio, lo abbiamo detto, lui si sente in coppia con voi, un enorme sacrificio che lui deve, diciamo, momentaneamente ancora sopportare e subire, proprio perché ovviamente l'appeso rappresenta, diciamo, una stagnazione momentanea, d'accordo? Ecco, lui sa che deve per il momento ancora portare pazienza, ma ovviamente che prima o poi la situazione cambierà. In questo mazzo, il 12° arcano maggiore, è la carta dell'osservatore, dell'iniziazione del rito, ossia Haifa, il dio del fato e del destino. Ecco, in questo caso, ragazzi, questa persona sta osservando appunto l'andamento della situazione, quindi come possa procedere la situazione, in modo da gestirla poi in maniera più efficace nel momento in cui questo cambiamento risulterà completamente inevitabile. Quindi questa è una persona che in questo momento sta vivendo di frustrazione e rinunce, perché lui vorrebbe stare già con voi, ma sta cercando, vedete, dentro di sé la forza spirituale interiore giusta e anche l'attenzione giusta al particolare, vedete, ai giusti dettagli, per poter poi effettuare questa, diciamo, evoluzione, questa transizione da uno stato all'altro, da una condizione sentimentale all'altra, nel miglior modo possibile. L'appeso parla non tanto di condizioni pratiche, quindi non è una persona che in qualche modo sta cercando di, diciamo, valutare per esempio il peso economico di questa separazione, quanto piuttosto una persona che, vedete, sta cercando dentro di sé la forza giusta per effettuare questo cambiamento, forza che lui non trova ancora, perché l'appeso, vi ripeto, rappresenta appunto un momento di appunto sacrificio, di rinuncia. A cosa sta rinunciando quest'uomo? Alla sua papessa, all'amore, vedete, che prova. Il 2 di coppe sono in contrapposizione, i pro e i contro. A cosa sta rinunciando con l'appeso? Al rapporto di coppia con voi. Per lui è una rinuncia, per lui è un sacrificio enorme, è uno stare male. L'appeso rappresenta chi ciondola, ovviamente, da situazioni, diciamo, maggiormente serene a situazioni di sensazioni di abbandono. Quindi è una persona che sta male senza di voi. È una persona che si sente sola, si sente abbandonata al suo destino senza di voi. Cioè, per lui dover rinunciare a voi in questo momento è una grossa difficoltà. Il problema qual è però, ragazzi? Che lui ha capito in maniera corretta che il problema è lui stesso, cioè deve trovare dentro se stesso, vedete, la forza giusta per affrontare un cambiamento del genere, che per carità sarà sicuramente un cambiamento duro, ci mancherebbe, però il problema è lui, cioè è lui che non riesce obiettivamente a capire, ovviamente molto probabilmente a farlo soffrire è maggiormente questa stagnazione piuttosto che la scelta, ma non l'ha ancora capito. Quindi è chiaro che
Ragazzi, questa è una persona che ha bisogno ancora di tempo, non tanto tempo, perché l'appeso comunque, vi ripeto, rappresenta di un sacrificio ancora momentaneo, però c'è. Quindi questa persona sa che ovviamente deve ancora pazientare prima di poter ovviamente arrivare a quello che è il suo obiettivo, cioè vivere l'amore con la donna che ama. Il problema è che questa persona la forza per affrontare questa morte ancora ad oggi, nel momento presente, non ce l'ha. Quindi qui ci sono difficoltà interiori importanti, non ci sono tanto difficoltà pratiche. Questa persona è fermata, scusate, questa persona è bloccata ovviamente da sue stesse difficoltà ovviamente interiori, quindi è una persona che fa obiettivamente fatica molto spesso a scegliere, a decidere, questo non soltanto in amore, perché si fa tante domande, perché tende a ragionare tanto e ad agire concretamente molto poco. Quindi è una persona poco pratica, è una persona che riflette troppo e ovviamente, ragazzi, il troppo pensare è chiaro che fa agire poco, Il problema è dentro se stesso, Quindi non viene rilevato momentaneamente, almeno diciamo, un ostacolo, un impedimento pratico, quindi vi ripeto, denaro, lavoro, professione. Qui abbiamo proprio delle problematiche interiori. Quindi quella forza proprio, quel coraggio nel dire basta, è finita all'altra compagna, che proprio qui non c'è. Non c'è. Ha paura del cambiamento questa persona. Ha paura di affrontare una nuova vita, pur volendola, però ha paura. È un peccato comunque, Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione l'esterno, cioè come altre persone che circondano appunto quest'uomo, quindi parenti, amici, colleghi, possano invece in qualche modo appunto influenzarlo. Vediamo un po'. Qui abbiamo, ragazzi, il 2 di bastoni. Allora, ragazzi, il 2 di bastoni è una carta, direi, piuttosto chiara, ossia appunto è una carta che appunto parla sicuramente di altre presenze, una in particolar modo, che ovviamente tende appunto a parlare molto con lui in riferimento molto probabilmente proprio a questa situazione. Comunque c'è una persona con la quale lui si confida. Parlando di bastoni, non necessariamente deve essere un parente, può essere anche semplicemente un amico, oppure può essere per esempio anche appunto un fratello, comunque qualcuno con il quale appunto lui si confronta molto spesso. Ecco, una persona che sa di voi, anche nel caso in cui lui vi abbia giurato e spergiurato di non averlo detto a nessuno, non è vero, perché qui c'è una persona che sa di voi, però ahimè, vedete, è una persona che lo confonde, vedete, ancora di più. Cioè è una persona che chiaramente gli crea molti pensieri in più, sensazione di disagio e di confusione, di incertezza. Quindi non è evidentemente la persona giusta con la quale confidarsi. In questo caso, infatti, come potete vedere, qui abbiamo Obambou, che è lo spirito dei defunti, che possiede, vedete, e rende folli i neonati. Ecco, in questo caso lui si sente come questo neonato, quindi come una persona fragile, che ha bisogno di aiuto, consigli e cure. Ahimè, però, questa persona, questa voce, vedete, in realtà gli crea disagio e incertezza. Quindi potrebbe essere una persona che obiettivamente non lo aiuta affatto, bensì in qualche modo gli dà dei consigli sbagliati. O comunque, magari gli dà anche dei giusti consigli, però diciamo che gli fa vedere la situazione futura, perché il 2 di bastoni si riferisce a un'organizzazione futura, qualcosa, vedete, che può crescere, che appunto però ha delle falle,
dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista di quest'altra persona, di questo amico. E quindi chiaramente in lui, cioè nel soggetto della stesa, si acuiscono appunto queste sensazioni di incertezza, paura e spaesamento. Quindi sicuramente, vi ripeto, qui c'è qualcuno a cui, diciamo, lui spesso si rifà come consigli. Vi ripeto, potrebbe essere un parente, quindi un fratello, per esempio, maggiore o anche minore, per carità, una sorella, oppure un cugino, però generalmente qualcuno a cui lui, diciamo, si rifà molto spesso anche per altre questioni, quindi è il classico miglior amico con cui lui parla obiettivamente non solo di voi, ma magari anche del suo lavoro, con cui si confida, con cui riflette. Cioè, sicuramente qui c'è qualcuno che gli fa da spalla, diciamo, no? Quindi una persona che comunque lo aiuta anche ad organizzare, per esempio, i momenti di maggior libertà, comunque diciamo gli tiene il gioco, gli regge il gioco per potervi vedere, magari anche mentendo alla sua compagna ufficiale, cioè qualcuno che comunque lo aiuta anche, se vogliamo, nel vedervi, nel sentirvi, nell'incontrarvi di nascosto, c'è. Però attenzione, perché è comunque una persona che crea confusione. È un due di bastoni, cioè non è una persona malvagia, Cioè non è, ragazzi, un fante di spade o una regina di spade o un re di spade, Cioè non è una persona avversa, non è un 5 di bastoni, non è un rivale. È una persona anche buona, per carità, che con tutte le buone intenzioni gli dà dei consigli, però obiettivamente sono consigli che molto spesso, diciamo, possono appunto accentuare il suo senso di incertezza, cioè potrebbe, diciamo, mettergli a ventaglio davanti ai suoi occhi delle varie opzioni, possibilità future, ciò che potrebbe accadere, che potrebbero in qualche modo appunto spaventare questa persona. È una persona, vedete, che parla un po' troppo. Non è una persona cattiva, è una persona che però ovviamente parla troppo. Magari, per carità, volendolo aiutare, però vi ripeto, è una persona che parla troppo e che quindi può rischiare in qualche modo anche molto spesso, diciamo, di confonderlo. Nonostante possa aiutarlo, perché il due di bastoni parla anche dell'aiuto proprio pratico. Quindi potrebbe essere una persona che magari gli regge il gioco, però nello stesso tempo parla troppo e questo non va bene. Vediamo ora, ragazzi, invece in questa posizione, appunto in terzultima carta, la natura del rapporto ovviamente tra voi e questa persona, cioè come ovviamente il soggetto della stesa vede effettivamente la natura a questo punto del vostro rapporto. E qui abbiamo una carta molto bella, l'ennesimo arcano maggiore e ovviamente il 10°, quindi la ruota di fortuna. Vi ripeto che questa è una persona che si sente molto fortunata nell'avervi incontrato, è come se, diciamo, avesse vinto alla lotteria, cioè una persona che si sente veramente molto felice nell'avervi ovviamente incontrato. È chiaro che in questo caso è una persona che vede in voi una nuova opportunità. Questo è l'Egua, il dio dei crocicchi e delle opportunità, una tra ovviamente le divinità maggiori nigeriane, ovviamente, vi ripeto, rappresenta un'opportunità, quindi una sorta di guadagno, un investimento che ovviamente frutterà, quindi rappresenta veramente un nuovo ciclo, appunto una ruota, un nuovo ciclo che si apre dinanzi a lui e un'opportunità che lui vuole cogliere, quindi ve lo ribadisco. Ve lo dicevo dall'inizio, questa persona non vuole assolutamente chiudere con voi, anzi ovviamente, però ragazze mie, qual è l'ombra di questa carta? Ve l'ho detto che ogni arcano ha ovviamente la propria luce e la propria ombra. Ecco, qual è l'ombra ovviamente della ruota di fortuna? La resistenza al cambiamento, ecco. Stesso ragionamento che vi ho fatto con la carta della morte, che rappresenta un cambiamento e che come ombra ha proprio la paura del cambiamento. Tra l'altro la ruota di fortuna, come altri significati ovviamente oltre alla paura del cambiamento, ha anche il pessimismo. Cioè obiettivamente una persona che,
diciamo, ha troppe paure in riferimento al futuro e quindi obiettivamente è una persona che tende a lasciarsi spaventare anche dalla minima possibilità negativa. Quindi è chiaro che anche un piccolo magari consiglio e comunque una piccola riflessione negativa circa la situazione da parte di questo amico possa mandarlo in tilt, ma perché lui è una persona poco solida, ragazzi, interiormente. Cioè questa è una persona che il cambiamento lo vede, lo vuole e lo vorrebbe con voi. Addirittura lo anela, lo brama. Vede in voi la donna giusta, la donna che lui ama, la sua vera opportunità, l'opportunità da cogliere, però è una persona che, vi ripeto, in questo momento ha troppe paure interiori. Questa è una persona che ha una fragilità interiore indescrivibile. Non dico che è un codardo, però ha degli atteggiamenti da pusillanime, cioè una persona che obiettivamente preferirebbe un'azione da parte del destino, una condizione sine qua non attraverso ovviamente la quale la compagna ufficiale debba prendere atto inevitabilmente della fine della loro storia, e lui non debba sporcarsi le mani di questa decisione. Ma voglio dire, è una persona che veramente vorrebbe le situazioni che gli cadano perfettamente ad hoc dall'albero, Cioè è una persona che si aspetta troppi aiuti dal destino, che agisce, l'ho detto, troppo poco, pensa troppo. Questa è una persona che ha troppe paure e ha veramente un po' poco coraggio, Poca determinazione, poco coraggio. Perché resiste al cambiamento, lo vuole, sì certo, vede in voi l'elemento giusto, sì certo, ma diciamo che anche come obiettivamente ombra, la ruota di fortuna rappresenta un po' la vigliaccheria, quindi è una persona che ha dei comportamenti, diciamo, un po' poco determinati, quindi è una persona poco forte, una persona poco temeraria, si lascia terrorizzare dal destino e anche, vi ripeto, da qualche piccola, magari problematica che possa ovviamente sussistere in futuro, problematiche che sono ovviamente inevitabili nel momento in cui si lascia una compagna magari con figli per iniziare una nuova storia con un'altra, ma per lui è una situazione talmente gravosa da un punto di vista interiore che ne fa una tragedia, però, quindi ecco perché per lui è molto più comodo da un punto di vista interiore pensarsi comunque già impegnato a voi, vi ripeto, ufficiosamente voi siete la sua compagna e non dover decidere, cioè non prendere atto, ovviamente praticamente in un momento dialogico con la compagna ufficiale, che tra loro è tutto finito. E quindi preferisce avere questa doppia vita per non doversi anche confrontare con queste sue paure. Ecco perché l'appeso, cioè una persona che si sta sacrificando, ma è colpa sua. Cioè qui la compagna non compare neanche mezza volta, A volte in stese di questo genere è comparsa la compagna come una donna molto magari pesante, una donna che tende a controllare, molto gelosa e possessiva, una donna vendicativa, capricciosa. Qui non compare minimamente. Qui ciò che compare sono delle difficoltà interiori del soggetto che non riesce a prendere atto di una situazione ormai conclusa e che debba prima o poi arrivare anche a soffrire, a doversi tirare sulle maniche e ricostruirsi altrove. Ma questa persona ha il terrore di una cosa del genere. Ragazzi, obiettivamente una persona che ha così paura del destino, che ha così, diciamo, scarsa fiducia appunto nel fato, una persona che ha così paura del cambiamento, ragazzi, fondamentalmente è una persona che ha paura di vivere. La vita è cambiamento. La vita è una ruota, cicli positivi che si alternano a cicli negativi. Questo capita a tutti, a me, a voi, tutti i giorni. Questa persona vive i cicli negativi come una tragedia e li teme, quindi teme di vivere. Rifiuta il concetto stesso della vita. La vita è un ciclo, momenti positivi che si alternano a momenti negativi. E lui tende a rimanere aggrappato a una situazione di stagnazione per cui vuole bloccare questa ruota. Ma
È un atteggiamento veramente assurdo che provoca una stagnazione incredibile. È come se questa persona veramente cercasse di bloccare la ruota di fortuna. Vediamo ora, ragazzi, in penultima posizione il consiglio, a questo punto, che ovviamente viene dato a voi, e qui abbiamo l'otto di coppe. Allora, ragazzi, la carta dell'otto di coppe è una carta, a mio avviso, quanto mai saggia, quindi l'otto di coppe è una carta che parla, diciamo, di un, se vogliamo prendere le distanze, non chiudere, non è una carta di chiusura, è una carta del prendere le distanze, coppe, quindi da un punto di vista sentimentale, da una situazione di questo genere. Questa è una carta molto bella, anche perché qui abbiamo Malcolm X, oltre che Toré, il dio della caccia e dei riti di iniziazione del Congo. Ecco, questa è una carta che parla di enorme saggezza, di maturità, di valutazione concreta dei fatti e degli eventi. Parla di crescita, parla di un rapporto molto aperto e profondo con la vostra interiorità, parla di un guardarsi dentro, di un farsi delle domande, darsi delle risposte in maniera totalmente onesta, lucida e sincera. E parla del combattere per le proprie idee, per ciò in cui credete. In cosa credete? Nell'amore a due. Credete nella giustizia? Credete nel coraggio? Credete nella determinazione? Credete nelle scelte? Ebbene, portate avanti queste scelte. Non vi viene consigliato di lasciare questa persona. Vi viene consigliato però, vedete, di riflettere, d'accordo? Di sedervi a pensare, di prendere posizione in riferimento a questa situazione e di staccarvi emotivamente da questa situazione senza stare più ad aspettare una scelta da parte di questa persona. Prendete voi in mano le redini di questa storia e apritevi anche ad altro. L'otto di coppe è una carta che parla di altre conoscenze, non vi si sta invitando a tradire, d'accordo? Ad avere un atteggiamento, diciamo, spudorato e volgare nei confronti dell'amore, assolutamente no. Vi viene consigliato però di guardare in faccia la realtà. Questa persona non sta scegliendo, pur amandovi, perché prova degli enormi sentimenti per voi, ma ha paura di fare un passo in più perché lui non vuole star male, perché lui ha paura del cambiamento. Quindi questa persona in realtà non è che non ha scelto tra voi e lei, perché ha già scelto, ha scelto voi, ama voi, ma non sceglie tra se stesso e voi, è ben diverso. Quindi questa persona ha paura di scegliere, innanzitutto, per non rischiare, appunto, di far soffrire se stesso, di trovarsi di fronte, vedete, a quell'enorme cambiamento che lui non vuole in questo momento, perché non si sente pronto, perché ha paura, perché si agita questa persona, perché pensa troppo. Quindi ve l'ho detto dall'inizio, questa persona vuole voi. Lui la scelta tra voi e la compagna ufficiale l'ha già fatta. Ha scelto voi, il suo cuore che ha scelto voi, il suo corpo che ha scelto voi. La scelta che lui non ha fatto non è tra voi e l'altra, è tra voi e le sue paure. Anzi, la scelta l'ha fatta nel momento presente. Ha scelto le sue paure. Ha scelto di accontentare se stesso, pur amandovi, Quindi, quello che vi viene consigliato è l'otto di coppe. Non dovete mai fermarvi ad attendere alla finestra l'arrivo dell'altra persona, i suoi messaggi, le sue telefonate, il suo vederlo.
dovete andare avanti con la vostra vita, voi avete un dovere verso voi stesse. Qual è? Essere felici, a prescindere da quello che farà quella persona con la sua compagna ufficiale. Ragazzi, ogni istante della nostra vita, io lo ripeto sempre fino allo sfinimento, è tremendamente prezioso. Ogni istante è un regalo meraviglioso. Viviamolo. Non sprecatelo ad attendere che questa persona scelga, che questa persona decida, che questa persona vi chiami, vi voglia vedere. Questa persona la scelta l'ha già fatta, il suo cuore ha già scelto voi, il suo corpo ha già scelto voi, ma ciò che lui non ha ancora scelto, anzi su cui ha già fatto una scelta ben precisa, tra voi e le sue paure, lui ha scelto di accontentare le sue paure. È questo il problema di questa stesa, di chiunque abbia scelto questa stesa per il principio di sincronicità. Si trova di fronte ad una persona che ha paura di effettuare un cambiamento perché teme il cambiamento e quindi fondamentalmente teme gli alti e bassi della vita, forse perché questa persona non ritiene di riuscire a far fronte a questi alti e bassi della vita. Evidentemente è una persona che ha anche una scarsa autostima, può fingere un atteggiamento brillante, tutti possiamo fingere tutto, ragazzi, ma è una finzione. Questa è una persona fragile, non voglio dire debole, è una persona fragile però, che non ha un'interiorità solida, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona, pur amandovi, è in posizione ovviamente di appeso, quindi sta osservando, sta guardando dentro se stesso, sta ancora procrastinando, temporeggiando, quindi e voi nel frattempo cosa dovreste fare? Cioè, se questa persona va avanti mesi, settimane, anni, voi dovreste stare anni ad aspettarlo alla finestra? Allora ragazzi, io lo ripeto sempre, la vita è troppo bella, è troppo preziosa ed è troppo importante, quindi cerchiamo di viverla appieno. Non vi si sta consigliando di lasciare l'altra persona, chiudere completamente i contatti, staccatevi, diciamo, mentalmente da questa situazione, guardatevi attorno con grande lucidità, d'accordo? Perché l'8 di coppe, tra l'altro, è una carta anche molto positiva perché parla comunque anche di un'altra conoscenza che voi potreste, diciamo, in qualche modo alternare al soggetto della stesa. Quindi vi ripeto, è comunque una carta molto positiva che parla di un incontro in ambito professionale, quindi anche per quanto riguarda voi qui potrebbe venire fuori una seconda persona, quindi sicuramente questa carta è, diciamo, lungimirante in riferimento al futuro. Anche voi potreste avere dunque altre possibilità, una in particolare. Quindi ovviamente cercate di sfruttare questa ovviamente opportunità, possibilità. Vi ripeto, voi avete un dovere preciso verso voi stesse. Essere felici, dedicarvi a voi stesse, godere di un amore appieno. D'accordo? Quindi staccatevi mentalmente da questa situazione ed emotivamente da questa situazione, assolutamente. Quindi saggezza, maturità, lucidità. D'accordo? Ora vediamo in ultima posizione appunto il destino, ossia comunque quello che accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o magari anche nei prossimi mesi, a seconda ovviamente del valore della carta estratta. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 4 di coppe. Allora ragazzi, il 4 di coppe parla sicuramente di un rapporto, il vostro, quindi con ovviamente il soggetto della stesa, un rapporto che andrà avanti. Un rapporto che andrà avanti perché appunto è un 4 di coppe che, come tutte le carte di grado quarto, rappresenta la stabilità. Un rapporto che ovviamente per voi sarà comunque da un punto di vista sentimentale
una base fondante e ovviamente anche per lui. Quindi parla ovviamente di sentimenti nobili e ovviamente di un legame molto forte. Vedete, in questo caso abbiamo proprio l'amicizia tra un bambino, un orfano molto probabilmente, e un leone. Ecco, in questo caso, vi ripeto, c'è un sentimento che lega voi a questa persona e continuerà ad esserci, ovviamente. Quindi è una carta che parla di appagamento e comunque una carta che ovviamente parla di, vedete, anche momenti trascorsi insieme comunque molto positivi. Però il 4 di coppe parla di un parziale appagamento, cioè parla di stabilità, ma ovviamente comunque di una stabilità ancora in divenire. Quindi vedete, qui c'è un momento di ristoro, cioè comunque delle situazioni positive ci sono e ci saranno, d'accordo? Quindi ci sono e ci saranno dei momenti molto positivi tra voi e questa persona, momenti anche di confidenza, momenti in cui appunto potrete anche prendervi cura l'uno dell'altra, in cui potreste proprio palesare anche a livello verbale delle vostre paure, voi le vostre, lui e le sue, che sono innumerevoli. Quindi è una carta di appagamento e di stabilità, ma di parziale appagamento e parziale stabilità, perché non è una carta che parla di completezza. D'accordo? Il 4 di coppe, ragazzi, parla di un legame molto forte che procederà, che andrà avanti. Però, vi ripeto, una situazione che non sarà ancora, diciamo, del tutto completa per quanto riguarda appunto un vero e proprio appagamento sentimentale. Quindi il 4 di coppe parla di un rapporto, il vostro, con questa persona che sicuramente andrà avanti, quindi non ci sono rotture, non ci sono allontanamenti, anzi la situazione andrà avanti e diventerà ovviamente sempre più stabile. È chiaro però, ragazzi, che in questo caso, vi ripeto, è un 4 di coppe, non è un asso di coppe, d'accordo? Quindi è un numero di stabilità, ma ovviamente diciamo che obiettivamente parla di una situazione ancora in divenire, una situazione ancora parziale. D'accordo? Quindi una situazione che potrebbe ancora vedere voi, ad esempio, ancora un po' con una certa amarezza affrontare eventualmente i prossimi mesi o comunque le prossime settimane. Questa è sicuramente, vi ripeto, una situazione che ovviamente non parla, vi ripeto, di brutte notizie, non parla ovviamente di rotture, perché il 4 di coppe parla di una situazione che arriva dal passato e dal presente che non cambia. Quindi per chi sta vivendo, come in questo caso, una storia sentimentale, anche se ovviamente nascosta, la vostra storia andrà assolutamente avanti. Però è chiaro che obiettivamente qui abbiamo ancora una sensazione da parte vostra, diciamo, di non totale appagamento e non totale completezza. Quindi sicuramente il 4 di coppe parla anche di una situazione di stagnazione, quindi questa persona sicuramente entro i prossimi giorni, le prossime settimane, perché comunque, ragazzi, ovviamente le carte di coppe parlano sicuramente di tempistiche comunque molto brevi, quindi al massimo qualche settimana, quindi entro sicuramente le prossime 4 settimane in particolar modo, quindi entro il prossimo mese, grosso modo, questa persona appunto non sceglierà e non deciderà. Tra l'altro il 4 di coppe è una carta legata ai giorni che vanno dal 9 al 14 di giugno, quindi evidentemente entro i prossimi, grosso modo, appunto 2 mesi, questa persona non prenderà ancora una vera e propria decisione, quindi qui non è prevista una scelta.
però è prevista comunque una grande stabilità, un parlarsi, un riflettere anche ad alta voce e un legame che sicuramente diventa sempre più profondo. Quindi tra voi e questa persona il vostro legame diventerà ovviamente sempre più profondo e porterà anche ovviamente a nuove speranze e ad impostare in maniera nuova determinate, situazioni. Cioè nel caso in cui voi abbiate avuto degli ostacoli, per esempio nel vedervi, questi ostacoli verranno gestiti in maniera diversa, perché è una carta che parla appunto di nuove prospettive, indicazioni quasi insospettate. Quindi sicuramente questa persona agirà in maniera diversa rispetto a voi, mostrandovi comunque magari anche dei progetti futuri e parlandovene. D'accordo? Quindi incontri molto belli, incontri molto piacevoli, perché il 4 di coppe parla anche del vedersi in un ambiente già conosciuto, ambiente generalmente familiare o casalingo, quindi comunque un vedervi, uno stare bene insieme, comunque vi ripeto un prendervi cura, vedete, l'uno dell'altra, la risoluzione di vecchi ostacoli e vecchi problemi, quindi sicuramente qui c'è un'importante progettualità, ma che ovviamente non prenderà del tutto corpo, perché vi ripeto che l'appagamento è parziale, la soddisfazione è parziale, ovviamente entro semplicemente le prossime 4 settimane o comunque un paio di mesi. Cioè ovviamente entro le prossime settimane ed entro un paio di mesi non vi ritroverete dinanzi a voi questa persona con le valigie in mano dicendovi ho lasciato la mia compagna e dunque di conseguenza vengo a vivere da te, viviamo insieme, iniziamo una convivenza. Quindi non è la situazione che si prospetta con il 4 di coppe. Questa è una persona che cercherà ovviamente di approfondire il più possibile il vostro rapporto, riuscirete, vi ripeto, anche ad aprirvi maggiormente al dialogo. Qui c'è un'apertura molto importante in riferimento all'interiorità dell'uno e dell'altra, un legame che diventa davvero indissolubile, quindi sicuramente avrete ovviamente modo di stare ancora insieme, di sentirvi, di vedervi, di trascorrere, vi ripeto, delle belle giornate, dei bei momenti insieme, però vi ripeto, al di là di una mera progettazione, di un parlarne che comunque per carità è già un bel passo avanti, qui obiettivamente non ci sarà, cioè obiettivamente questa persona potrebbe aprirsi a voi, alle sue paure, raccontarvi effettivamente che cosa c'è che non va, però vi ripeto, è sicuramente una situazione che rimane nell'ambito delle coppe, quindi un rapporto veramente molto bello e indissolubile, ma ovviamente, vi ripeto, comunque una situazione ancora parzialmente positiva, proprio perché, vi ripeto, questa persona ancora difficilmente prenderà in mano concretamente la situazione e deciderà di chiudere definitivamente con la compagna ufficiale. Questo, ragazzi, ovviamente però nelle prossime settimane, quindi è chiaro che la situazione poi ovviamente andrà rivista. Voi sapete che poi io tendo sempre a rifare ovviamente le stese, di conseguenza chiaramente andremo ancora ovviamente a dare un'occhiata a questa situazione e di conseguenza entro le prossime settimane cercheremo di capire, guardando ovviamente un po' più in là e lasciando che gli eventi ovviamente prendano corpo, come poi procederà. È chiaro che, vi ripeto ragazzi, in questo caso questa persona sicuramente starà ancora al vostro fianco, vuole stare al vostro fianco, si dimostrerà molto tenera, molto dolce, perché comunque è una carta di coppe che parla, vedete, appunto di momenti veramente molto belli insieme. Quindi sentimenti veramente nobili, gesti disinteressati, quindi questa persona potrebbe aiutarvi per esempio in ambito professionale, potrebbe darvi il giusto consiglio, voi potreste a vostra volta comportarvi in questo modo, il legame tra di voi sarà veramente sempre più forte, sempre più profondo, però vi ripeto è un parziale appagamento.
D'accordo? Quindi qui non c'è ancora da parte vostra, diciamo, una gioia completa, perché evidentemente questa persona, pur arrivando finalmente a parlarne di una progettualità futura, però evidentemente entro le prossime settimane questa persona difficilmente appunto agirà in maniera concreta, d'accordo? È chiaro che comunque, ragazzi, già semplicemente il parlarne è un ottimo passo avanti, quindi già il dimostrarvi concretamente di volervi vedere, voler stare con voi è comunque un atteggiamento molto positivo. È chiaro che però, ragazzi, ovviamente è una situazione, vi ripeto, ancora in divenire. A maggior ragione, ovviamente, è utile il consiglio dell'8 di coppe, d'accordo? Quindi staccatevi emotivamente da questa situazione, tanto comunque, vi ripeto, questa persona continuerà a cercarvi, ad amarvi, a volervi e addirittura, vi ripeto, avrà un occhio di maggior speranza, diciamo, nei confronti del futuro. Quindi sicuramente alleggerirà un po' le sue tensioni, anche se obiettivamente, diciamo, non agirà concretamente, d'accordo? Però sicuramente è un rapporto molto stabile, continuerà nella stabilità fra voi e questa persona, diventando obiettivamente un rapporto molto solido e molto stabile. Evidentemente anche, diciamo, in qualche modo da parte vostra una sorta di allontanamento, vi ripeto, emotivo da questa situazione comunque dolorosa e pesante servirà evidentemente anche per alleggerire molto di più le tensioni. Comunque il 4 di coppe è una carta che parla di una coppia, d'accordo? Quindi sicuramente il vostro rapporto assolutamente andrà avanti comunque bene, però con una, diciamo, soddisfazione soltanto parziale, d'accordo? Quindi ovviamente, ragazzi, come vi ho appena detto, io tornerò di nuovo a rifare una nuova stesa di questo genere, quindi andremo di nuovo a ovviamente tenere d'occhio la situazione, proprio per cercare di capire, ovviamente nel caso in cui appunto ci possano essere in futuro dei veri e propri cambiamenti. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, mettetevi come priorità. Ascoltate, ragazzi, il consiglio dell'8 di coppe, che è un consiglio quanto mai, a mio avviso, utile e importante, soprattutto in una lettura, in una stesa ovviamente di questo tipo. Come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione in voi ovviamente, mettetevi come priorità 8 di coppe e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!